Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Nel video di oggi, come avete visto alla miniatura e come avete letto nel titolo, parleremo di Ryoba. La Ryoba è una sega giapponese, una delle tante, ne esistono diverse tipologie. Io però ho deciso di acquistare questa e di farvi vedere perché ho scelto questo tipo di sega giapponese, perché ha delle caratteristiche molto particolari che secondo me la rendono indispensabile all'interno dell'attrezzatura da lavoro, all'interno della nostra attrezzatura da lavoro. Eccola qui, questa è la Ryoba. Qui abbiamo la Ryoba. E qui abbiamo il classico seghetto a cui siamo tutti quanti abituati. Guardandoli subito, salta subito all'occhio la differenza tra il seghetto tradizionale e la Ryoba. Infatti, mentre il seghetto tradizionale ha un archetto nella parte superiore che conferisce rigidità alla lama, la Ryoba non ha alcun tipo di archetto, infatti è una lama libera, sia da una parte che dall'altra. Allora, il primo motivo per cui ho acquistato questa sega giapponese sta nel fatto che, non avendo il ferro qui sopra, c'è la possibilità, ovviamente quando si va a fare un taglio, di andare anche a fondo con la lama. Quindi se io devo tagliare questa tavoletta e arrivare e infilare tutta la lama all'interno del legno, l'assenza dell'archetto superiore mi permette di andare completamente in profondità, quindi senza fermarmi. A differenza della sega tradizionale, che ovviamente avendo l'archetto, ed essendo ovviamente spessa, non può infilarsi in profondità nel legno, quindi una volta che arriviamo al limite della lama dobbiamo fermarci e partire dall'altra parte o cambiare strumento o cambiare posizione, ma non sempre è possibile fare il taglio in maniera diversa. Quindi questo è sicuramente il primo motivo per cui l'ho acquistata. Il secondo è che la lama della sega giapponese, in questo caso della Ryoba, è molto sottile. Qui sotto io vi metterò le misure delle lame. Come vi ho detto prima, esistono diversi tipi di sega giapponese. Io ho scelto la Ryoba, ma ne esistono altri tipi che hanno anche la lama molto più sottile di questa. Però ovviamente una lama più sottile comporta ovviamente l'inserimento di un archetto qui sopra, perché anche se lavora in trazione comunque parliamo di un materiale flessibile che potrebbe andare a spezzarsi, piegarsi e spezzarsi, quindi comunque è stato necessario inserire un archetto. Proprio per questo motivo io non ho acquistato le altre tipologie di sega giapponese, ma ho preso la Ryoba. Eccola qui. Allora, questa è la Ryoba Augusta, trovate il link qui sotto in descrizione se volete acquistarla. Questa sega, a differenza di quello che io pensavo, perché ovviamente essendo una sega giapponese ed essendo anche ben rifinita, vedete qui, manico in legno, rivestito in bambù, ero convinto venisse fatta in Giappone. Immaginavo il nonno di Sanpei che confezionava questo tipo di seghe. In realtà questa viene prodotta in Germania. Vabbè, è comunque una bella lama, un bel metallo, resistente e taglia veramente bene. Adesso vi faccio vedere la caratteristica di questa lama. Allora, come vedete la Ryoba è caratterizzata da due file di denti, uno superiore e uno inferiore, o viceversa. Sono dentature diverse, ecco qui. Allora, da una parte i denti sono lontani l'uno dall'altro e sono più larghi, più spaziati. Nell'altra parte invece sono molto più piccoli e più vicini. Perché? Perché sono due fili di denti fatti per lavorare il legno in maniera diversa, ovvero, o meglio, due tipologie di taglio. Abbiamo il taglio lungo vena, che deve essere fatto con i denti più grandi, ok, con questa parte qui, e il taglio traverso vena, che deve essere fatto con i denti più piccoli. Adesso vi faccio vedere il taglio, come si esegue il taglio. E qui arriviamo anche a un altro motivo per cui ho scelto questo seghetto, ovvero la pulizia del taglio. Questo è molto importante per me. Infatti ho preso questo pezzo di legno qui, sicuramente una traversa di qualche pallet, niente di particolare. Comunque, come vedete, mezzo spezzato, molto rovinato sicuramente. Adesso vi faccio vedere cosa succede dopo che finiamo il taglio. Inizieremo dal taglio traverso vena. Andiamo a fissare la nostra tavoletta di prova. Fissiamola bene nella morsa in modo che non abbia flessioni. La prima cosa che si consiglia sempre di fare quando si va a fare questo taglio è quello di andare a incidere il legno, quindi iniziare a farvi una piccola guida. Quindi utilizzeremo in questo caso i denti più fini, magari aiutiamoci col pollice per posizionare bene la lama e facciamo una piccola incisione. Ecco qui. In questo modo potremo entrare con la lama più tranquillamente. Allora, molto importante la posizione in cui tenere questo tipo di sega. Il manico è molto lungo, quindi la cosa migliore da fare è quella di impugnare intanto con due mani e posizionare una mano nella parte più bassa. Questo vi permetterà di direzionare meglio il taglio e non andare a piegare la lama.
Come vedete, come vi ho detto prima, l'assenza dell'archetto superiore permette di entrare all'interno del legno. Ecco qui. Allora, prima vi ho parlato di pulizia del taglio. Ecco qui. Come vedete, il taglio fatto con questo tipo di sega è incredibilmente pulito. A differenza della parte precedente, che era stata tagliata probabilmente con un seghetto normale o comunque in maniera molto più grossolana. Guardate che differenza. Taglio pulitissimo. Adesso invece andiamo a fare il taglio lungovena. Quindi mettiamo la tavoletta qui. E come prima iniziamo ad incidere. Ecco, adesso se noi dovessimo fare un incastro, ruotiamo il legno. Ecco qui. Notate la pulizia di questo taglio. Perfettamente pulito. Sembra tagliato con una lametta da barba. Guardate qui. E adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Sempre per il motivo per cui ho scelto questo tipo di sega qui. Allora, come vedete qui c'è una spina, ok? Una spina, ma potrebbe essere tranquillamente un altro pezzo di legno con un incastro, dovuto a un incastro. Noi dobbiamo tagliare questo pezzo di legno qui, ok? Adesso lasciamo perdere il fatto che questa tavoletta di legno è per prova e di prova e l'abbiamo posizionata come vogliamo all'interno di una morsa, ok? Però se non potessimo arrivare a fare una cosa di questo tipo, cioè, o meglio, posizionata così sulla morsa, potremmo tagliarla anche con questo seghetto, ok? Ovviamente, come vedete, il taglio sarebbe molto più grossolano. Però supponiamo di avere questa posizione qui, di non poterci arrivare con tutta la posizione della lama. Il fatto che la lama sia flessibile, come vedete, vi permette di arrivarci anche in altra maniera ed eseguire comunque il taglio. Ovviamente dovete fare molta più attenzione, fare piano per evitare di rovinare la lama, però avere una lama che si piega vi permette comunque di poter arrivare anche dove una lama rigida non arriva e comunque eseguire un taglio. Adesso vi faccio vedere, giusto per farvi vedere la pulizia di questa lama, del taglio di questa lama. Guardate qui. Non rimane alcun tipo di residuo. Ecco qui. Allora, altra caratteristica di questa sega giapponese è la possibilità di rimuovere e di sostituire la lama in caso ci sia una rottura, quindi una rottura di un dente piuttosto che la eccessiva flessione della lama che ha portato a piegarla o a spezzarla. Quindi vi rimarrà il manico con un notevole risparmio di soldi e andrete semplicemente a cambiare la lama. Questa rioba ha lo sgancio della lama attraverso una brugola e un dado, ma ce ne sono alcune che hanno anche lo sgancio rapido. In ogni caso è un'operazione che richiede davvero 2 secondi. Togliete il dado, svitate questa brugola e sfilate la lama, che ha questo sistema di incastro a baionetta che la rende ovviamente
bloccata da eventuali rotazioni. Poi con la lama nuova infilate qui, sempre il solito attacco a baionetta, un attimo solo, poi quando avrete la nuova lama la rinfilate qui. Ecco qui, incastrate, infilate la vostra vite, avvitate anche a mano, va bene. E il controllado dietro, ecco qui, pronta per un nuovo taglio. Quindi ragazzi, se state allestendo o rimpolpando la vostra attrezzatura da lavoro e state cercando un seghetto per lavorare il legno in maniera pulita e precisa, sicuramente questo tipo di sega fa il caso vostro. Ricapitoliamo: una lama molto sottile, quindi poco spreco di legno perché andrete ad avere uno scarto veramente minimo quando andrete a fare il taglio con questa lama flessibile che vi permetterà di arrivare dove altre lame non arrivano, l'assenza di archetto che vi permette di penetrare completamente all'interno del legno, quindi senza dover passare dall'altra parte o comunque dover invertire o fare magari operazioni che non potete fare con altre seghe, e un costo veramente contenuto. Questa Ryoba Augusta si trova su Amazon a 25 euro, come vi ho detto vi lascio il link qui sotto. Esistono anche altri tipi di Ryoba molto più costosi, con delle lame più pregiate, però diciamo che per un lavoro amatoriale come quello che faccio io e come quelli che probabilmente fate voi se state seguendo questi video, questo tipo di Ryoba va benissimo. È diciamo il giusto compromesso tra una lama scadente e una lama professionale. Questa lama è buona, l'ho usata per tutti i miei lavori, comunque c'è sempre l'occasione, anche se magari faccio un taglio col banco sega perché si tratta di un legno grosso, comunque poi una rifinitura, una pulizia del legno, magari per qualche parte di legno che, come vi dicevo prima, magari spunta qualche incastro uscito male, quindi c'è bisogno di andare a pareggiare il legno. La Ryoba è sempre pronta a correggere tutti gli eventuali errori o a pulire tutte quelle varie sporcature che ci sono sul legno, quindi sicuramente una scelta vincente acquistare questa lama. Fate molta attenzione nell'acquisto perché alcune lame, soprattutto quelle più scadenti, non hanno la differenza tra le due file di lame, di denti, quindi vi troverete lo stesso tipo di dentatura sopra e sotto. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile per diciamo conoscere un nuovo prodotto che magari non conoscevate o valutare alcuni aspetti che non avevate valutato ancora. Ovviamente come sempre vi invito a lasciare un commento qui sotto se il video vi è piaciuto, lasciare un like, quello è sempre gradito, e iscrivervi al canale per stare sempre aggiornati su tutte le pubblicazioni che faccio. Attivate anche la campanella, mi raccomando. Buon proseguimento.